Oggi vi faccio vedere come preparare tantan nabe. È una zuppa ricca di gusto a base di miso e latte di soia. Gli ingredienti sono i pak choi, i cipollotti, il macinato di coppa di suino, il tritato di aglio e di zenzero, il miso, il sesamo bianco tostato e macinato, il latte di soia non zuccherato, il豆板醤, il brodo granulare di pollo, l'olio di sesamo, l'olio piccante giapponese rayu, il pepe del Sichuan macinato e il sale. Questa è la ricetta da 2 o 3 porzioni. Abbiamo il totale 120 g di cipollotti e prepariamo 20 g di tritato utilizzando la parte bianca e il resto di cipollotti li tagliamo in diagonale grossolanamente e li dividiamo la parte bianca e la parte verde, perché il tempo di cottura è diverso. Abbiamo 500 g di pak choi. Questo pak choi è più grande del solito e l'ho preso in un negozio di alimentari orientali. Dopo aver eliminato la parte bassa, li laviamo per eliminare eventuali residui. E li tagliamo 6 o 7 cm di lunghezza. Se sono troppo larghe le tagliamo a metà e la parte costa e la parte foglia le separiamo perché hanno diverso tempo di cottura. Questa è la pentola di ghisa smaltata che userò per questa ricetta. Ha un diametro 20 cm, alta 9 cm e mezzo. Nella pentola mettiamo 2 cucchiaini di olio di sesamo e accendiamo il fuoco al medio. Mettiamo 200 g di macinato di parte coppa di suino. Separiamo tra di macinato di carne con la spatola. Questa pentola è perfetta per questa ricetta che prima prepariamo il niku miso, che è il macinato di carne al gusto miso, e mettendolo via momentaneamente prepariamo la zuppa. Quindi si può fare solo con unica pentola. Se utilizzerete una pentola di acciaio o di terracotta, prima preparate il niku miso con una padella piccola antiaderente, oppure preparate questa pietanza direttamente con la padella wok capiente. Aggiungiamo 8 g di tritato di aglio e 10 g di tritato di zenzero. E li cuociamo insieme con il macinato di carne. Se vedrete che è un po' asciutto, aggiungerete un cucchiaino di olio di sesamo. Aggiungiamo 20 g di tritato di cipollotti parte bianca. Li mescoliamo insieme con gli altri ingredienti. Sul piattino che vedete ci sono 50 g di miso e 20 g di miso e aggiungiamo solo 20 g di miso e aggiungiamo anche 2 cucchiaini di豆板醤, che è la salsa piccante e sapida a base di fave fermentate, peperoncino, sale e spezie. È una salsa cinese che proviene dalla regione del Sichuan, ma viene usata anche in alcune pietanze giapponesi, spesso insieme con il pepe del Sichuan,
Entrambi li ho presi in un negozio di alimentari orientali, ma si possono trovare anche online facendo la ricerca. Sulla immagine ho aggiunto 2 cucchiai d'acqua, così si cucina meglio. Dopo aver mescolato tutto insieme per 1 o 2 minuti, mettiamo via 80 o 90% di nikumiso su un piatto. Prima di mettere via il nikumiso, spegniamo il fuoco momentaneamente. Riaccendiamo il fuoco al massimo e aggiungiamo 450 ml d'acqua. Con la spatola di legno o di bambù cerchiamo di staccare il nikumiso che è attaccato sul fondo della pentola. Aggiungiamo 50 g di miso. Io sto usando il H-miso, che è il miso di colore medio scuro. Va benissimo anche shiro miso, che è il miso color chiaro, ma per questa ricetta non è adatto il miso stagionato che si chiama hachō miso. Dopo aver sciolto il miso, aggiungiamo un cucchiaino di sale fino, sarebbe 3 o 4 grammi, e anche un cucchiaio di brodo granulare di pollo e 2 cucchiai di macinato di sesamo bianco tostato e macinato. Ho già pubblicato la sua videoricetta e attacco il suo link nella descrizione. E nel video lo sto macinando utilizzando il mortaio giapponese, ma si può macinarlo anche con il tritatutto. Mescoliamo tutto insieme e mettiamo il pak choi la parte costa e i cipollotti parte bianca. Dopo aver messo in ordine le verdure, chiudiamo il coperchio e cuociamo con il fuoco al massimo. Per avere il fuoco più forte ho spostato la pentola. Quando bolle la zuppa, abbassiamo il fuoco al medio-basso. Quando sono cotti a circa 50%, aggiungiamo le foglie di pak choi e la parte verde dei cipollotti. E richiudiamo il coperchio e cuociamo per 1 minuto. Siccome sto per aggiungere il latte di soia tra poco e per ultimi minuti di cottura ci serve il fuoco molto basso per non creare la schiuma e la pellicina, sposto la pentola al fuoco più piccolo. Mi è capitato di trovare il pak choi che ha delle foglie più spesse del solito e per questo che cucino per 1 minuto prima di aggiungere il latte di soia, ma se userete il pak choi normale non considerate questo 1 minuto. Aggiungiamo 250 ml di latte di soia non zuccherato. Potete mettere anche il latte di mucca al posto del latte di soia. Mettiamo il nikumiso, il macinato di carne di maiale al miso, al centro e chiudiamo il coperchio e cuociamo per 5 minuti con il fuoco basso. Sono passati 5 minuti e alla fine aggiungiamo 2 cucchiaini di olio piccante giapponese che si chiama Rayu. Ho già pubblicato la sua videoricetta e lascio il suo link nella descrizione insieme agli ingredienti e le dosi di ricetta di oggi. E l'olio piccante buonissimo, molto profumato, grazie al soffritto
con i cipollotti, lo zenzero e il pepe del Sichuan che ha leggero profumo dei agrumi. Ma potete usare anche l'olio piccante cinese che è altrettanto buonissimo e potete trovarlo spesso in un negozio di alimentari orientali gestiti dai signori cinesi, altrimenti potete trovarlo online facendo la ricerca. E mettiamo anche circa un cucchiaino di pepe del Sichuan tostato e macinato. Ecco il nostro tantan nabe è pronto! È un piatto incredibilmente saporito e ha un profumo davvero magico. Se andate al homepage del mio canale Gioia in Cucina potete trovare la playlist dei piatti di nabe che ho pubblicato finora. Nabe è un simbolo di cibo confortevole per noi giapponesi e in periodo invernale cerchiamo di preparare spesso queste pietanze. È un tipo di piatto che condividiamo con la famiglia e con gli amici. Mangiando, dividendolo, nasce ancora di più l'affetto e la conversazione ed è un tipo di piatto che ci unisce. E anche il punto di vista nutrizionale è fantastico ed è piatto unico. Al posto del pak choi potete mettere il cavolo cinese hakusai o il cavolo cappuccio morbido, ma non usate il cavolo cappuccio quello compatto e duro o la verza. E al posto dei cipollotti è ottimo anche il porro. Chi è vegetariano o vegano mettete la soia disidratata o il tofu al posto del macinato di carne di maiale e mettete il brodo vegetale al posto del brodo granulare di pollo. Vi faccio vedere come si mangia. Itadakimasu! Mettiamo tutti gli ingredienti e meravigliosa zuppa nella ciotola utilizzando il mestolo e lo mangiamo con tanta felicità. È una bontà spaziale ed è pura gioia poter assaporare un piatto di genere comodamente a propria casa. E poi quando riusciamo a cucinare un piatto buonissimo con le nostre mani, siamo ancora più fieri di noi stessi e ci sentiamo di essere dei maghi, i maghi della felicità. Tornando sull'immagine, vi consiglio fortemente di assaporarlo insieme al riso bianco. Prendete un po' di riso con un cucchiaio e prendete anche un po' di zuppa e mangerete insieme e vi sentirete di essere di sicuro in paradiso. Ho pubblicato diverse video ricette di come preparare il riso bianco, ma lascio nella descrizione quella più facile. E vi consiglio di prepararlo a volte tanta quantità in modo da poter congelarlo. Nel mio caso metto circa 120 o 150 grammi di riso cotto sulla pellicola e lo copro e lo congelo. E quando ho bisogno tiro fuori da giorno prima o il mattino dello stesso giorno e lo scaldo con lo microonde. Oppure potete godere questo piatto insieme agli udon. Se usate gli udon freschi, li cucinate direttamente nella zuppa, ma in quel caso utilizzate la pentola più capiente. Oppure dopo aver mangiato quasi metà o di più di ingredienti di tantan nabe, mettete gli udon freschi e portate la pentola sul fuoco e li cuocete.
Invece, se usate gli udon essiccati, li lessate al dente in acqua bollente in un'altra pentola. Dopo averli scolati, li mettete nella zuppa e li cuocerete in ultimi minuti di cottura nella zuppa. Questo video termina qui. Se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Ci vediamo presto con la prossima video ricetta. Ciao a tutti!